Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e oggi vediamo a cosa serve conoscere la conduttività elettrica e i solidi totali disciolti nella nostra soluzione nutritiva per idroponica. Per iniziare cercherò di dare qualche definizione per non finire in incomprensioni sui termini utilizzati in questo video. Con il termine conducibilità elettrica, EC, si vuole indicare quella proprietà dei corpi di trasmettere l'elettricità. Il termine corretto che si dovrebbe usare per le misurazioni che si fanno in idroponica sarebbe invece conduttività. Questo perché se da un lato la conducibilità si riferisce a un corpo, la conduttività si riferisce ad un materiale, che nel nostro caso è la soluzione nutritiva. Naturalmente ho sintetizzato condensando le definizioni perché voglio semplificare il più possibile. Comunque in idroponica ho notato che vengono spesso usate erroneamente in modo intercambiabile, quindi io per comodità la chiamerò semplicemente EC, che sta per Electrical Conductivity. La EC di una soluzione si misura utilizzando un conduttimetro, uno strumento che determina la capacità di condurre elettricità, nel nostro caso di una soluzione nutritiva. L'unità di misura della EC è espressa in Siemens per metro nel sistema internazionale, ma la maggior parte dei conduttimetri restituisce la misura espressa in microsiemens per centimetro. I conduttimetri digitali, eseguendo la misurazione, tengono conto anche della temperatura della soluzione e della geometria o distanza degli elettrodi dello strumento. Prima di utilizzare un conduttimetro digitale come questo, è sempre meglio eseguire la calibrazione utilizzando una soluzione standard di conduttività nota. Qui ne ho uno in bustina e anche uno in flacone. Un valore alto di EC indica che nella soluzione nutritiva sono presenti un elevato numero di sali minerali. Per la precisione sono ioni di sali minerali. Ma la EC non è l'unica unità di misura utilizzata in idroponica per misurare la concentrazione degli elementi nutritivi all'interno della soluzione, ma si usa anche la TDS, cioè i solidi totali disciolti. Entrambi sono misure correlate, ma vengono utilizzate per funzioni diverse. La EC in idroponica abbiamo detto che indica la capacità della nostra soluzione nutritiva di condurre elettricità. Più la presenza di ioni nella soluzione è alta, più il valore di EC sarà alto. Quindi in pratica la misurazione dell'EC ci fornisce una misura che indica il livello di concentrazione di ioni presenti nella soluzione nutritiva. Però solo degli ioni, e questo per l'idroponica tradizionale è più che sufficiente. Però nell'idroponica, che usa soluzioni nutritive organiche, questo non è sufficiente, o meglio, non è in grado di restituirci un valore reale della concentrazione di nutrienti. Per questo motivo ci affidiamo ad un altro tipo di misura, la misura TDS. Questa misura ci restituisce una interpretazione della EC per rappresentare la concentrazione totale dei solidi disciolti nella nostra soluzione nutritiva. La sua unità di misura è il ppm, cioè parti per milione. Questo vuol dire che non terrà conto solo degli ioni facenti parte delle sostanze inorganiche, ma anche di tutte quelle organiche. Ciò significa che ci darà un conteggio anche, oltre che di tutti i sali minerali essenziali, anche degli enzimi e dei batteri, buoni e cattivi che siano. Il TDS rimane comunque una rappresentazione generata da un calcolo che utilizza un fattore di conversione integrato nello strumento. Quindi se userete il convertitore interno del vostro conduttimetro, ricordatevi che potrebbe essere diverso da un altro strumento. Sicuramente questo ha un fattore di conversione diverso da questo. Se volete calcolarlo in autonomia, la formula è questa.
TDS in parti per milione è uguale a K per EC espressa in microsiemens al centimetro, dove K è il valore del coefficiente specifico o fattore di conversione. Per l'acqua solitamente varia da 0,5 a 0,8, ma genericamente per la conversione si usa 0,64. Domandone. Quindi gli strumenti digitali specifici per il TDS sono dei normali conduttimetri con l'aggiunta di un calcolo matematico? Eh sì, leggono le C e poi utilizzando il fattore di conversione che gli è stato impostato dal produttore ne derivano il valore TDS. Pertanto, se avessimo 4 conduttimetri di produttori diversi, potremmo avere 4 valori diversi, misurando la stessa soluzione nutritiva. Sostanzialmente, quando si acquista un conduttimetro digitale che esegue la conversione in automatico in TDS, è necessario conoscere quale fattore di conversione utilizza. La maggior parte dei conduttimetri con calcolo del TDS integrato usa lo standard TDS 442 con un fattore di conversione pari a 0,7, che anche se questo standard è stato creato più o meno 50 anni fa, continua ad essere quello più diffuso e accettato nel mondo. In alcuni conduttimetri a basso costo, come questo, ad esempio, basso costo intendo sotto i 15 euro, solitamente utilizzano lo standard NaCl, che ha un fattore di conversione pari a 0,5. Sì, però se io ho acquistato un conduttimetro con TDS, ma nelle specifiche non ho trovato il fattore di conversione, come faccio a sapere qual è? Usando questa tabella di conversione, di cui vi lascio il link in descrizione, sarà sufficiente prendere il valore ppm ottenuto misurando una soluzione per taratura, come questa, e dividerlo per i microsiemens certificati dalla soluzione di taratura. Poi bisogna andare a cercare nelle colonne factor di questa tabella. Mi raccomando, fate attenzione alla temperatura durante la misurazione. Per fare un esempio, se il mio strumento legge 1050 ppm e la soluzione per taratura era da 1500 microsiemens, il fattore di conversione sarà 0,7. Ovviamente se la temperatura durante la misurazione era pari a 25 gradi centigradi, come indicato appunto nella tabella. Quindi riassumendo, l'EC misura la conduttività elettrica in funzione degli ioni disciolti nella soluzione, perché sono delle particelle cariche elettricamente, mentre il TDS è il risultato di una formula basata sull'EC applicato ad un fattore di conversione. Va da sé che se stiamo utilizzando una soluzione nutritiva di origine organica ha poco senso misurare la EC da sola, perché avremo una vista parziale del contenuto della soluzione, in quanto la EC non tiene conto delle molecole non ioniche. Sì, Marino, fin qui è stato tutto chiaro e molto bello, ma perché è importante misurare le C e il TDS? Ecco, vedi? Non sei stato attento. Le C e il TDS sono importanti perché sono le uniche misure che ci aiutano a determinare l'assorbimento dei nutrienti da parte delle piante in un sistema idroponico. Con queste misurazioni possiamo garantire che i nutrienti siano in linea con i requisiti delle piante. Infatti il mantenimento degli intervalli appropriati della EC e anche del pH promuovono l'assorbimento dei nutrienti in modo equilibrato, prevenendo anche gli squilibri nutrizionali ed evitando il rischio di incorrere in situazioni di carenze o anche di tossicità dei nutrienti. Quando è che devo controllare i valori di EC e TDS?
La risposta più semplice da dare sarebbe: più misurazioni si fanno nel tempo, meglio è. Ma di fatto dipende dalle esigenze specifiche delle colture, dalle condizioni ambientali e da quanto mangiano e bevono le nostre piante. Comunque io la prima cosa che faccio prima di eseguire le letture di EC, TDS e pH è ristabilire il livello della cisterna per due motivi principali. Il primo motivo è che la misurazione del pH potrebbe essere influenzata da fattori legati all'assorbimento dei nutrienti o anche dalla eccessiva ossigenazione che opera nella cisterna, specialmente se stiamo usando una soluzione nutritiva organica. Infatti l'ossigenazione permette di mantenere in vita i batteri aerobici che lavorano in simbiosi con le radici delle piante. Il secondo motivo è che non avrebbe molto senso misurare l'AEC in una cisterna dove c'è stato un consumo di acqua elevato, che sia per evaporazione naturale o che sia per effetto dell'assorbimento da parte delle piante, poiché l'EC e il TDS risulterebbero più alti e non reali. Se volete maggiori info su questo argomento, magari ci torniamo sopra in un altro momento. Comunque scrivetemelo nei commenti. E senti, ma cosa devo fare se i valori di TDS e EC sono troppo alti? Dando per scontato che ho già ripristinato il livello della soluzione nella cisterna, se le letture dei due parametri continuano ad essere alti, devo aggiungere acqua per diluire la soluzione. Sinceramente non mi è mai capitato, una volta ristabilito il livello dell'acqua nella cisterna, di trovare livelli alti di EC e TDS. E se invece sono troppo bassi? Sempre dando per scontato di aver ripristinato il livello della cisterna, in questo caso devo provvedere ad aggiungere i sali minerali essenziali o, nel caso di una soluzione nutritiva organica, devo reintegrare aggiungendo altra soluzione concentrata fino al raggiungimento della EC e TDS ottimale. Va da sé che la misura precedentemente effettuata, sottratta a quella effettuata dopo il ripristino dell'acqua, ci darà un'idea di quante sostanze sono state assorbite dalla pianta, o se vogliamo dirla in modo semplice, ci darà un'idea di quanto hanno mangiato le nostre piante. Mentre sapremo dalla quantità di litri che andremo a ripristinare il numero di litri naturalmente evaporati e bevuti dalle piante. A me piace registrare su un foglio Excel per data le misurazioni e le temperature sia delle C che del TDS e anche del pH. In questo modo, attraverso un grafico, riesco a vedere l'andamento. Nello stesso foglio ho anche delle colonne aggiuntive dove posso registrare lo stato di salute della pianta, lo stato evolutivo e anche delle note. In questo modo negli anni mi sono fatto un database che posso consultare qualora riscontrassi delle anomalie durante il ciclo idroponico. Bene, abbiamo definito cos'è la EC di una soluzione, a cosa serve e perché è importante misurarla e gestirla nelle coltivazioni idroponiche. Inoltre, nel caso di coltivazioni vermiponiche o comunque con soluzioni nutritive organiche, sarà necessario misurare il TDS, poiché questa misura calcolata tiene conto anche dei solidi disciolti non ionici. Ma quello che fa tutte quelle domande dove è finito? Perché la domanda più importante non me l'ha mica fatta. Aspetta, sono qui. Stavo solo ripensando alle cose che hai detto su quanto mangiano le piante e su quanto bevono. Tutto sommato mi è chiaro, ma come si fa a sapere cosa hanno effettivamente mangiato sul piano dei sali minerali? Ad esempio, quanto potassio, quanto rame o quanto ferro hanno mangiato? Come facciamo a saperlo? Beh, questa risposta è molto semplice. Non si sa. O almeno non si può sapere con gli strumenti hobbistici che la maggior parte dei coltivatori idroponici amatoriali hanno a disposizione. Le misurazioni dell'EC e del TDS sono misurazioni quantitative degli ioni
in generale per le C, e misurazione dei solidi totali disciolti nel caso del TDS, ma comunque senza specificazione del singolo tipo di sale. Con strumenti di laboratorio avanzati si potrebbe sapere di più rispetto alla sazietà delle nostre piante. Facendo anche l'analisi dei tessuti fogliari e sui frutti, si potrebbe scoprire anche i livelli di carenza nutrizionale di un singolo elemento minerale essenziale. Ma questi sono analisi di laboratorio e poco accessibili a livello amatoriale. Per questo video è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime puntate. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre gratis, a voi non costa nulla, ma per me è importante. Ah, tu ti sei iscritto al canale e hai attivato anche la campanella? Beh, certo, mi piace un sacco fare parte di una community di idroponici, nella quale è possibile partecipare attivamente, proponendo idee, progetti, tutti quanti da realizzare. Bravo! E visto che ci sei, potresti anche condividere questi video sull'idroponica con i tuoi amici e magari potresti anche raccontarci le tue esperienze maturate sul campo, o per meglio dire sulle tue canaline idroponiche. A proposito di community e condivisione, il mio amico Claudio della provincia di Palermo, l'idroponico estremo del sesto piano, ha pubblicato un video davvero esotico, direi. E siccome penso che ogni bel risultato ottenuto debba essere riconosciuto e festeggiato nel modo giusto, vi lascio il link del video in descrizione e anche qui in alto. Ciao a tutti, alla prossima!